Bentornati nella soffitta di Pippo, il posto dove il passato non si dimentica, soprattutto quando il passato ha il volto di Edwige Fenech e il corpo. Beh, il corpo lo ricordiamo tutti. Oggi vi accompagno in una delle pellicole più rappresentative e, lasciatemelo dire, goduriosamente divertenti della commedia piccante all'italiana. La soldatessa alle grandi manovre. Un film del 1978, diretto da Nando Cicero, che chiude una trilogia militare scollacciata e irresistibile, iniziata con La dottoressa del distretto militare e proseguita con La soldatessa alla visita militare. Una saga non ufficiale, certo, ma ormai scolpita nella memoria collettiva grazie al magnetismo disarmante della nostra Edwige Fenech nazionale. C'è qualcosa di magico nel modo in cui Edwige Fenech domina la scena. In questo film interpreta la dottoressa Eva Marini, una figura tanto intelligente quanto seducente, inviata in una caserma con l'incarico, apparentemente scientifico, di redigere un rapporto sul comportamento affettivo dei militari. Ma fin dall'ingresso in caserma si capisce subito che il suo effetto non sarà solo sul piano accademico. Occhi spalancati, mascelle cadenti, ufficiali impacciati come adolescenti alla prima cotta. La presenza di Eva è una scossa elettrica che attraversa tutta la struttura militare. E noi spettatori non possiamo far altro che goderci lo spettacolo. Ma attenzione, non è solo questione di estetica. La forza del personaggio di Eva sta nella sua intelligenza sottile, nella sua capacità di muoversi in un mondo di uomini mantenendo il controllo, giocando con le loro debolezze ma senza mai perdere il senso dell'umorismo. È la classica donna che non ha bisogno di gridare per farsi rispettare. Il suo fascino, già di per sé dirompente, è amplificato da una scrittura che, pur nella sua semplicità, le affida un ruolo centrale e risolutivo. Ed è proprio questo, secondo me, uno degli ingredienti che rendono il film ancora oggi così godibile. La leggerezza sì, ma con una protagonista femminile che non è mai solo decorativa. La trama è, come spesso accade in questo genere, poco più che un pretesto per mettere in fila gag, malintesi e situazioni piccanti. Ma che importa? Il vero piacere sta nel ritmo spensierato con cui la storia si snoda. Durante le esercitazioni militari, le famose grandi manovre, qualcosa va storto. Sabotaggi, colpi di scena, amori improvvisi e svelamenti finali si intrecciano in un susseguirsi di sketch grotteschi e irresistibili. Una delle scene che più mi ha fatto sorridere è quella del processo militare, con una testimone sordomuta costretta a mimare un'aggressione. Un momento di comicità slapstick puro grottesco al punto giusto, che oggi farebbe gridare alla scorrettezza, ma che all'epoca rappresentava una satira senza filtri del mondo maschile e delle sue debolezze. E poi c'è il cast, un parterre di comici e caratteristi che hanno fatto la storia della risata italiana. Da Renzo Montagnani, perfetto nel ruolo del colonnello Fiaschetta, pavido, vanitoso, un disastro in uniforme, a Gianfranco D'Angelo, con il suo medico militare cinico e surreale. Lino Banfi, nei panni di un prete buono e impacciato, ci regala una parentesi tenera ma sempre in perfetta sintonia con il tono scanzonato del film. E poi lui, Alvaro Vitali, il soldato ingenuo e sboccato, che con la sua sola presenza riesce a far ridere anche quando non dice una parola. Il film, al momento della sua uscita, fu accolto da una critica piuttosto severa. Venne definito banale, volgare, scontato. Ma il pubblico lo amò. Le sale erano piene, gli incassi ottimi, e per molti giovani italiani fu un vero e proprio rito di passaggio. Non dimentichiamo che all'epoca il servizio militare era ancora obbligatorio, e film come questo riuscivano a esorcizzare con ironia e malizia l'esperienza della caserma. Era un modo per ridere delle regole, delle autorità, degli ufficiali troppo rigidi. E, perché no, per sognare che un giorno, anche nella propria compagnia, potesse arrivare una dottoressa Marini con lo sguardo da furbetta e l'uniforme troppo aderente. A distanza di decenni, La soldatessa alle grandi manovre è diventato un piccolo classico di culto. Certo, oggi alcune gag fanno sorridere più per nostalgia che per reale comicità. Alcune battute suonano datate, certe dinamiche sono ormai lontane dal nostro modo di vedere il mondo. Ma resta un documento prezioso di un'Italia che voleva divertirsi, che cercava leggerezza in un periodo storico complicato e che trovava nel corpo e nel sorriso di Edwige Fenech una via di fuga dal grigiore quotidiano. La sua bellezza non era mai fine a se stessa. C'era intelligenza, c'era ironia, c'era una capacità rara di giocare con la propria immagine senza prendersi mai troppo sul serio.
E forse è per questo che ancora oggi, quando scorrono i titoli di testa e lei entra in scena, vestita da tenente medico, con quel passo sicuro e quello sguardo malizioso, ci sentiamo un po' come quei soldati, smarriti, incantati, completamente sotto il suo effetto. E allora, miei cari, se vi siete divertiti a ripercorrere questa pellicola insieme a me, non dimenticate di lasciare un bel like, iscrivervi alla Soffitta di Pippo e attivare la campanella. Perché qui, tra bobine impolverate e ricordi piccanti, il cinema di una volta è più vivo che mai. E se avete voglia di rivedere un'altra pellicola con Edwige Fenech o qualche altra regina della commedia all'italiana, scrivetelo nei commenti. Qui nella Soffitta, ogni desiderio cinematografico può diventare realtà. Alla prossima puntata!